Ciao a tutti, oggi vediamo le Soundpeats Clear, modello meno serioso della vasta gamma di prodotti del produttore che hanno la particolarità di essere trasparenti e con un look più improntato alla modernità. Queste Clear sono dotate di Bluetooth 5.3, un driver dinamico da 12 mm e una durata totale della batteria dichiarata fino ad un massimo di 40 ore. Essendo probabilmente indirizzate ad una fascia più giovane del mercato, sono disponibili in diverse colorazioni, tra cui il solito nero, il bianco, il giallo e il blu. Io ho qui con me la colorazione gialla, che definirei più oro avorio a dire il vero, ma vediamole più da vicino e partiamo con il capire che cosa c'è in confezione. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari che vedremo nel dettaglio a breve, un manuale in 7 lingue, tra cui l'italiano, e un foglietto che illustra le caratteristiche principali dell'applicazione che ci invita a scaricare, ma seguite il video perché per questo aspetto c'è una piacevole sorpresa. Sempre in confezione troviamo due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M come sempre già installata, e un cavetto USB-A USB-C di circa 20 cm. La custodia è di 5,5 x 5 x 3 cm in materiale plastico lucido che trattiene un po' le impronte, ma la parte inferiore, che contiene la batteria e l'elettronica, è dello stesso colore degli auricolari, mentre il coperchio superiore è trasparente e ci consente di capire immediatamente se gli auricolari sono all'interno o meno. Anche nel design di questo modello Soundpeats ha inserito la solita striscia che corre intorno alla custodia e che si raccorda nella parte posteriore con la cerniera che riporta il logo dell'azienda. La cerniera è come sempre molto ben fatta, infatti non scricchiola, non ha spaziature, non flette ed è robusta quanto basta per supportare il coperchio, anch'esso rifinito molto bene. Nella parte frontale in basso, che è poi la porzione che rimane disponibile dato che la maggior parte dello spazio è appunto occupato dal coperchio, nella parte in basso, dicevo, troviamo il LED di ricarica multicolore, mentre nella parte inferiore troviamo il pulsante di accoppiamento Bluetooth e la porta USB-C per la ricarica. Come possiamo notare, questa parte bassa della custodia ha un motivo puntinato in rilievo, che spero si riesca a cogliere, che è lo stesso che poi troveremo negli auricolari, e sempre nella parte inferiore troviamo due scritte, Clear sulla sinistra e Soundpeats sulla destra. Inoltre vi segnalo che questo modello non ha il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari non si connetteranno automaticamente dopo aver aperto lo sportellino, ma solo dopo averli indossati. La costruzione, come ci ha abituato Soundpeats, è ottima, il coperchio che ha questa apertura particolare, come ho detto prima, non flette, non scricchiola e non ha alcun gioco, il tutto insomma trasmette una sensazione di solidità, ma certo bisognerà vedere il coperchio trasparente quanto durerà nel tempo in termini di graffi. All'interno le plastiche sono in parte opache, in questi lati inferiori, mentre per il resto sono lucidi. Inoltre mi piace questo modo di posizionare gli auricolari, ovvero in piedi, in modo che l'estrazione sia molto semplice, basta infatti tirarli verso di noi per poi portarli alle orecchie. Non mi piace invece il fatto che gli auricolari guardano verso l'esterno e questo costringe ad una semi-rotazione prima di poterli indossare. Ma anche questa è una caratteristica di Soundpeats che non si capisce come mai li posiziona così in tutti i prodotti. Ecco, riportarli in posizione richiede invece un po' di accortezza in più perché a volte mi è capitato di fallire l'inserimento, ma diciamo che al 99% non ci sono grossi problemi. Ultima nota per chi come me ha qualche anno sulle spalle: se li guardiamo di lato nella loro custodia, questi auricolari somigliano a quelle palline di plastica rimbalzine, la palla pazza insomma, quelle che non si capiva mai che direzione avrebbero preso e con cui giocavamo in cortile quando eravamo bambini. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto che ha la particolarità di essere trasparente e lucido, come le Nating che abbiamo già visto qui sul canale, di cui vi lascio il link qui in alto, mentre il resto è opaco e per la capsula personalmente preferisco questa soluzione che le mantiene almeno alla vista più pulite. Se rimuoviamo il gommino che ha la forma ad ombrellino, ecco, notiamo due cose. La prima è la presenza di una protezione di colore nero, mentre la seconda è che la porzione che entra nel canale auricolare è particolarmente generosa e questo potrebbe dare qualche fastidio a chi ha le orecchie piccole. La capsula invece ha una dimensione giusta, né troppo piccola né tantomeno troppo grande, e con un buon spazio tra capsula e bastoncino, che a breve capiremo che risvolto ha in termini di comfort. Il bastoncino, dicevo prima, è lucido e trasparente, che
però lascia intravedere l'elettronica solo dalla parte interna. In quella esterna, difatti, è presente una striscia plastica che riprende lo stile della custodia e riporta il motto di Soundpeats Hear Your Imagination. Ogni auricolare ha poi due microfoni che sono posti uno nella parte alta e uno nella parte bassa del bastoncino, ma come sapete è difficile farli vedere su degli auricolari trasparenti, ma fidatevi, sono in quella posizione. Non hanno il sensore di prossimità, quindi l'audio non si ferma quando ne estraiamo uno e non riprende quando le indossiamo. Ora che abbiamo capito come sono fatti, andiamo a vedere insieme come si indossano. Gli auricolari pesano 4,2 grammi ciascuno e si posizionano quindi nella media delle True Wireless a bastoncino. Sono indubbiamente comode sia per la forma contenuta della capsula che, come vi avevo anticipato, per lo spazio a disposizione tra la capsula e il bastoncino, che consente all'orecchio di rimanere comodo e di non dover subire, diciamo così, una pressione eccessiva. Questi auricolari infatti possono essere tenuti indosso per diverse ore senza accusare fastidi o fatica. Certo, essendo delle in-ear spingono un po' dentro il condotto, quindi dopo molte ore si avvertirà per forza di cose un minor comfort, ma nulla di particolarmente grave. Quando le inseriamo, come avete visto, vanno da sole in posizione, anche se qualche piccolo movimento per trovare il giusto assetto si rende necessario soprattutto le prime volte. Come tutte le in-ear occludono, questo è forse qualcosina in più rispetto ad altri modelli proprio per il gommino ad ombrellino, che copre meglio tutta l'area a disposizione, e soprattutto per l'elemento che entra nel condotto uditivo non piccolissimo, quindi come vi anticipavo prima chi ha orecchie piccole potrebbe avere qualche problema. Passo ora a parlarvi dell'applicazione a corredo che non è la solita di Soundpeats, difatti ne è stata finalmente rilasciata una versione più moderna e migliorata, per cui vediamola insieme nel dettaglio. Finalmente Soundpeats ha rilasciato una nuova applicazione sia per iOS che per Android che si chiama Peats Audio e si distingue dalla precedente sia per il nome, quella vecchia si chiama Soundpeats, sia per l'icona, quella nuova infatti è nera mentre la precedente è bianca. Parto col dirvi che questa nuova app non è ancora compatibile con tutti i modelli del produttore, ma quelli più nuovi sì, come le Air 4 o le Clear sono supportati. Nella pagina principale abbiamo la possibilità di vedere i livelli di carica degli auricolari, ma stranamente non la percentuale. Abbiamo poi tre pulsanti, il primo per disabilitare i controlli touch, il secondo per abilitare la modalità gioco a più bassa latenza e il terzo per modificare il comportamento dei controlli touch, cosa che nella vecchia versione dell'app non era possibile. Nella seconda pagina abbiamo poi la possibilità di modificare le impostazioni di equalizzazione tra tutte quelle messe a disposizione. Impostare l'equalizzatore adattivo, che dopo una veloce test delle capacità del nostro orecchio crea un'equalizzazione personalizzata, o in alternativa potete crearne voi dalla funzione apposita. Dal menu in alto a destra degne di nota sono le funzioni di controllo e aggiornamento del firmware e di modifica della voce guida tra inglese, cinese, tedesco e giapponese. Finalmente in questa nuova app abbiamo la possibilità di modificare la configurazione dei controlli touch, ma vediamo come sono stati impostati dal produttore. Con il singolo tocco alziamo il volume con il destro e lo abbassiamo con il sinistro, mentre con il doppio tocco su entrambi gli auricolari eseguiamo il comando di play e pausa. Con il triplo tocco sul sinistro abilitiamo la modalità gioco, mentre sul destro avviamo l'assistente vocale. Infine, con il tocco prolungato abbiamo la gestione delle tracce audio, sul sinistro andiamo alla traccia precedente, mentre sul destro andiamo a quella successiva. Insomma, era ora, finalmente possiamo gestire i controlli touch. La configurazione di default è tipica di un prodotto asiatico, ma dobbiamo essere contenti di avere un'applicazione più moderna anche se ha ancora qualche glitch da sistemare. Vi parlo ora del comparto audio. Queste Clear non hanno il codec LDAC, di cui fatemi dire non si sente molto la mancanza se non per la quantità di strumenti musicali percepibili rispetto alla qualità del suono, che è generalmente buona. Ho notato una certa predilezione per medie e alti da parte di questo driver in biocellulosa rispetto ai bassi che ci sono, sì, ma non sono marcati come con gli altri prodotti Soundpeats che vi ho già raccontato nelle recensioni precedenti. Ad ogni modo, il driver da 12 mm in accoppiata con il codec AC riesce a fare un buon lavoro, il volume è alto e il suono è piacevole, sufficientemente rifinito, soprattutto se siete amanti di generi musicali non troppo spinti sui bassi, penso al jazz o al pop per esempio.
Se già le avete oppure dopo che le avrete acquistate e volete capire meglio come suonano queste clear, vi consiglio l'ascolto di Chain of Fools di Aretha Franklin. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate oppure suggeritemi altri brani. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Come vi ho anticipato prima, queste clear non hanno la soppressione attiva, ma devo dire che le prestazioni in condizioni rumorose non sono niente male. Se guardiamo l'onda sonora, infatti si capisce come una buona porzione dei rumori viene filtrata, mentre per quelli più alti non c'è molto da fare. Ad ogni modo non sarà complicato poter affrontare chiamate vocali anche in mezzo ai rumori della città. Soundpeats dichiara 7 ore di ascolto continuo. Dai miei test, condotti come sempre con il volume all'80% e con il codec AC, risulta una durata massima di poco inferiore alle 7 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 40-42 minuti circa. Anche in questo caso ulteriore conferma che quando Soundpeats dichiara la durata di una singola carica possiamo fidarci perché è affidabile appunto. Queste clear non hanno ANC, ma in chiamata possono lavorare per un massimo di 4 ore con prestazioni tutto sommato in linea con altri modelli di pari caratteristiche. La batteria inclusa nella custodia garantisce ulteriori 4 ricariche e mezza per un totale dichiarato di 40 ore, così da soddisfare la necessità di quasi 2 giorni pieni. Purtroppo non sono dotate di ricarica wireless, ma per fortuna hanno quella rapida parziale che con 5 minuti di ricarica garantisce fino a un'ora e mezza di riproduzione. Questa è una funzione ottima che ci dà la possibilità di dare un boost davvero al volo per poter poi arrivare per esempio a destinazione con calma e metterle in ricarica. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Queste Soundpeats Clear sono un prodottino niente male per chi, fatemi dire, non ha grandi pretese o un ampio budget a disposizione, ma non vuole rinunciare al design, alla comodità e ad avere tutto sommato delle buone prestazioni. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, difatti, non sono male se consideriamo che hanno 2 microfoni, il codec AC, la ricarica rapida parziale e sono leggere e piccole da trasportare. Certo, non possono rivaleggiare con altri modelli più premium, diciamo, anche di Soundpeats, come la famiglia Air 4, ma se la cavano egregiamente. Per quanto riguarda il design, ecco, deve piacere, come ho già detto diverse volte, il nude look, ma ad ogni modo conferisce a queste clear un senso di distinzione da un mercato che, tranne prodotti particolari come le Nothing o le Buds 3 di OnePlus, è piuttosto appiattito. Il driver dinamico da 12 mm in biocellulosa offre anche qui prestazioni in linea con quanto ci possiamo aspettare da un prodotto di fascia medio-bassa, ma offre comunque un sound ricco di sonorità che non ci fa rimpiangere modelli anche dal costo superiore. Il tutto appunto per un costo che di listino è di 39 euro, ma c'è un coupon del 20% da attivare che ce le fa acquistare a poco più di 31 euro. Ecco, 31 euro per un prodotto con queste caratteristiche è oggettivamente basso e come sempre, se siete interessati all'acquisto, vi lascio il mio link affiliato in descrizione. A proposito di acquisto, vi ricordo che nel mio canale Telegram potrete trovare questo paio utilizzato per la recensione alla metà del prezzo di listino, quindi intorno ai 15-18 euro. Quindi uno solo tra di voi potrà portarseli a casa con una spesa davvero minima. Bene. Anche per questa settimana è tutto e spero che questa recensione vi sia piaciuta e soprattutto vi abbia dato le informazioni giuste per una scelta consapevole. Abbiamo tutti bisogno durante la nostra giornata lavorativa o di studio di rilassarci un po'. Farlo con la musica che preferiamo è d'obbligo, ma lo è ancora di più farlo con gli strumenti giusti. Ecco, questo è uno degli obiettivi di questo canale, quindi se anche voi lo condividete, l'invito è sempre il solito, mettete un link e iscrivetevi per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video, se mi arrivano in tempo, vedremo un prodotto Huawei rilasciato da pochissimo e che sono sicuro interesserà molti di voi, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!